Allora, oggi andiamo in Angola. Qualcosa che non mi guarda. 10, mai prendere per il collo la gente. Il cinema comincia adesso. Io se non pulisco sto freno anteriore rischio di fare un botto. No, ma so che scusa, io non fate. No, fece una cosa. No, no. One, two, one. La posseding è direct zone e Benvenuti in Angola. E tutti gli ufficiali hanno il loro nuvolo di fixer. Hanno camminato, sono entrato clandestinamente in Angola, hanno sbagliato il colore, hanno sbagliato a scrivere il nome, poi è andata via la corrente. S1000. Ma che S1000? Oh, ma che fai? Spieghi come a scuola? Give me one. Give me one. Relax. Quanto? 0 min. These people should learn to make business. Yeah. So they should learn how to make business. 190, 20. Cioè, da contrattare pure l'acqua qua, eh? Your name is very welcome. La birra 550 centesimi. Fanciulli, buongiorno da Point Noir. Questa ruota qua dietro molto più comoda di quello che immaginavo. Sì. Allora, oggi andiamo in Angola, o meglio, andiamo a Cabinda, che è un enclave, quindi un distaccamento sostanzialmente del territorio dell'Angola, che si trova tra il Congo e l'estremità sud-ovest, che è una lingua di terra della Repubblica Democratica del Congo, l'altro paese enorme che si trova in Centro Africa. E da lì poi dovrò trovare il modo di prendere il traghetto catamarano, ancora non si è capito che roba è, per attraversare il tratto di mare che separa appunto Cabinda dal territorio vero e proprio dell'Angola. Ieri non ha piovuto, quindi la sabbietta qua comincia a riessere morbida. Che dovete sapere che qui a Point Noir ci sono le strade asfaltate su proprio le strade principali, tra l'altro spesso in condizioni improponibili, e poi ci sono tutte le strade laterali che non sono sterrate, è proprio sabbia. E allora aspetta, no, perché qua ieri poi no, se buono al cazzo ho fatto ieri, lo so io quello che ho passato per uscire da attraversare quelle pozze. C'è sta un punto che è profondissimo. Cioè è domenica oggi. E dicevo, quindi qua che piove abbastanza, quando piove si fanno delle pozze di profondità e tipologia proprio difficili da comprendere, e quando è asciutto forse è pure peggio perché c'è la sabbia che è profonda. Qui in queste stradine più strette che prendono meno sole durante la giornata vedo che ancora un pochino di umidiccio c'è, pure troppo. Allora, quindi priorità del giorno, benzina, poi devo provare a vedere se riesco a cambiare i soldi, i franchi che mi sono rimasti, poi missione ancora più improbabile, dovrei fare fotocopia di passaporto e come si chiama? Il certificato della febbre gialla. Allora aspetta, perché lì c'ero passato alla fine, sì, era un po' complicatello ma si passava. Perché essendo domenica i negozi per fare le fotocopie probabilmente saranno chiusi. Vediamo, che io in teoria ce le ho, però la fotocopia del certificato della febbre gialla che ho è quella del certificato ufficialmente scaduto, che in realtà riguarda la stessa vaccinazione. La storia lunga, poi voglio rompere le scatole, ve l'ho già spiegata in un video precedente. Sinteticissimamente
e una volta il certificato della febbre gialla durava 10 anni, poi hanno capito che invece l'immunizzazione dura tutta la vita e quindi l'hanno esteso tutta la vita. Però io sul certificato ho scritto scadenza luglio 2025, in Africa figurati lo sanno che c'è stato questo cambio di disposizioni internazionali e quindi potrebbero farmi storie. Niente, allora ho provato ad andare nell'unico Western Union aperto al centro commerciale e la tizia stava facendo la spesa, quindi niente. Questa qui è una delle pochissime copisterie che sono riuscito a trovare, manca la corrente, quindi niente, e vabbè. Adesso per il Ciram qua dovrò fare proprio missione kamikaze, non mi butto. Non fidiamo negli umini che cambiano i soldi alla frontiera, in genere ci stanno, devo stare pure domenica in teoria, perché purtroppo ho cambiato un po' più soldi, non lo so se ho cambiato un po' troppi soldi o se ho speso molto meno del previsto, perché poi dovevo prendere la gomma che in teoria doveva costare 80.000, ma poi ne ho presa un'altra che ne costava 50, quindi 30.000 mi sono avanzati da lì. Poi non ero proprio sicuro se stavo solo 3 giorni o 4, quindi qualche soldino in più l'ho rispeso stando un po' in ore. Poi dovevo fare qualche altro chilometro in più, quindi insomma alla fine è rimasto con 80.000, che sono 120 euro circa, che insomma eviterei assolutamente di tenermi in portafoglio. È vero che i franchi in qualche modo li cambi, perché è capace che trovi qualcuno che sta viaggiando, che risale in direzione opposta, magari lo compri in Angola o in Namibia, glieli dai. Però insomma, guardate, con dei soldi che puoi perdere o farti rubare e non li puoi usare, è proprio stupido del mondo. Infatti io devo pure guidare con i guanti bianchi, perché quel deficiente del meccanico, allora l'altro giorno sono andato dovevo farmi cambiare la gomma, poi alla fine non l'ho fatto perché ho deciso di prendere una gomma diversa che presumibilmente durerà poco, allora mi sfrutto fino all'ultimo millimetro di gomma il pneumatico che già c'ho dietro e lo cambio dopo. E invece alla fine ho dato una sistemata agli ammortizzatori davanti, quindi ho cambiato l'olio, era abboccato, un po' di così, ho cambiato l'olio del motore e poi ho fatto una sistemata alla pinza dei freni avanti, perché non più solo, perché freni con lo sporco, le incrostazioni, ruggine, salsedine, sabbia, si erano un po' ingrippati i pistoncini, quindi praticamente non solo frenava un po' male, ma uno dei due pistoncini si era più ingrippato dell'altro e quindi premeva in maniera asimmetrica la pasticca. E quello lì insomma si è messo bene, ha pulito, ho fatto poi ci ha messo l'olio, solo che ci ha messo una secchiata, quindi mi ha sporcato il disco, meglio, mi ha sporcato le pasticche e quindi può frena proprio, cioè non accenno, non è la polvere su questa strada, porca miseria. Bonjour monsieur. Oh, tu as que ça? C'est fini? Sì. Déjeuner. Allora, siamo a 1-2 km dal confine, adesso dobbiamo cominciare la caccia degli uffici. Bonjour. Oui, bonjour. Combien le change? L'échange. Franc, 10 000 francs CFA, 15 000 kwanza.
Aspetta. Qualcosa che non mi guarda. 1000 francs. Ah, 1000. 1000. 1000, not the 1000. 1000 sefa. 1000 c'est pas 1500. Ah, 1000. 1000. No. C'est No, bon, no, no, c'est no. bon, 1600. Non c'est bon. C'est bon, donne. Good. Done. 1500 c'est non buono. 600. 1600. Good. It's good, my brother. No, it's not good. Ça, c'est un bon taux. It's not good. Vous n'avez 1600, non? I know how it is supposed to be. 1700 is good. Quanto? Grant you. 1000. This is good. 17 000. Oh, non. Ok. I take you. One. No. How much? I told you. Give. I told you. This. Take the money. Give the money. Is it okay? Okay. Is it okay? Okay. 80,000 sefa. Regarde. 10. Montre. 20. Euro, my brother. C'est bon? Euro, c'est bon. Euro, dollar. No, c'est bon. Euro. Buongiorno, merci. Vabbè, 1.700 dovrebbe essere un ottimo cambio perché ufficiale è 1.650. Poi per carità uno tirando ancora può pure ottenere di meglio, non metto in dubbio, però insomma il papà del mio ex capo dell'ultimo lavoro, un signore con grandissima esperienza commerciale, un giorno mi diede proprio una lezione di vita e mi disse: Federico, gli accordi commerciali devono far contenti tutte e due le parti, win-win, mai prendere per il collo la gente a meno che non se lo meriti. Allora ci ho messo proprio un millisecondo, lì davanti un minuto, lì 20 secondi, qui 10, fantastico. Adesso il cinema comincia adesso, da quello che ho capito, che il lato angolese è l'ultimo caro ricordo del West Africa. Va messie, Baciane! Allora, oggi è domenica e attenzione, domenica, le volte che mi è successo si è rivelata una scelta assolutamente azzeccatissima, perché non ci sono camion, c'è poco casino, poca gente. Vediamo che cosa devo fare qui, Già il fatto che uno debba girare e tornare contromano fa ridere e lascia presa a gire. Ah no, ok. Io se non pulisco sto freno anteriore rischio di fare un botto di quelli micidiali. No, ma so che scusa, io non so faire la recette. Gianni Lingaste, chef? No, fecha na bola. No. Angola. Queste piglia potenti. No, no. Angola. É, como é isso, sabe? Todo mundo também mudou como está fechado, mas hoje. Se eu passar em moda, vai em todo Yeah.
Et douane? Oui, douane. Ok, pour la moto. Ok. You said it forward, no? Hotel. Business journey. Proceeding direction Angola, Angola Fouta. Ouais, tu sais bon? Ouais, Fouta, Angola. Oui. Et là, proceeding est direction et Direction Fouta, Angola. Azana zone oyo. Aza na zone yango ya Fouta Angola. Alokaki déjà Fouta mais décidé nzela yango azokende. Frontière yango. Toi bayebise tout droit. Ah, Ntango frontière yango. okomona nini kuna bakolakisa ye. Non, déjà ça eloko ezobema ye. Ah. Eloko ezobema ye yango nde alakisa ye. Ye ezotamba na eloko oyo. GPS. Ça va. Vraiment. Et puis, le village là, Fouta, Angola, hein, aza boye. Azokende boye, nzela yango elakisi. Kende kaka tout droit. Azokende tout droit. Oh, bye bye. Dai. Allora, ragazzuoli, dopo un cinema interminabile, benvenuti in Angola, anzi ufficialmente ci siamo, cioè formalmente ufficialmente ci siamo già, adesso attraversiamo questa sbarra e ci siamo anche fisicamente. Eccoci qua. Allora, lato congolese proprio una fucilata, mai visto una frontiera così veloce? Proprio ta 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 fatto. Qui sapevo che era un cinema, in realtà è stato meno cinema di quello che mi aspettavo. Ricordatevi questo posto, qui ci sono le fotocopie, poi vi spiego. Però poi è diventato un cinema alla fine perché è stato tutto abbastanza tranquillo, ho fatto qualche ripresa di straforo all'inizio all'immigrazione, ho dovuto riempire un modulo per poi andare a fare le fotocopie. Perché mi hanno chiesto una copia del passaporto lato Congo che non era prevista, quindi ero rimasto senza. Appena mi hanno chiesto la fotocopia, vabbè, ho rosicato perché non ce l'avevo, cioè super preciso. Lì ho capito subito come girava un po' la situazione lì in dogana. Praticamente tutti gli ufficiali hanno il loro nugolo di fixer, di gente che si fa pagare per darti la mano. Allora, non è assolutamente una frontiera in cui serve una mano, anche se non parli portoghese, un po' il traduttore, un po' due parole d'inglese le parlano, quindi assolutamente non serve. Addirittura lato congolese c'era uno che voleva darmi una mano, non ho capito perché, e quindi il tizio che mi sarebbe andato a fare le fotocopie mi ha chiesto 3 volte il costo delle fotocopie, che già è alto, perché comunque per 2 fogli ho pagato 800 kwanza, penso, non so come si pronunci la moneta angolana, e che sono 80 centesimi circa, che cioè più di quello che costa in Italia praticamente. Vabbè, quindi mi ha chiesto il triplo. Allora, quindi ho fatto a qualcuno tutti quanti, ho preso, sono camminato, sono entrato clandestinamente in Angola, sono arrivato fino a quel negozio che ho fatto vedere prima e sono tornato indietro. Foto, controfoto, vabbè, insomma abbiamo risolto tutta la parte di immigrazione. Poi vado alla dogana, vado di fronte, sorprendentemente più facile e veloce di tutto quello che avevo letto. I tizi parlavano pure un po' di inglese, quindi tutto è tranquillo, solo che poi lì ho capito le lamentele della dogana. Hanno fatto un mezzo casino perché hanno sbagliato il colore della moto, hanno sbagliato a scrivere il mio nome, poi è andata via la corrente, quindi figurate c'hanno un generatore, quindi spenti tutti i computer e sono rimasto con il foglio stampato male. In più è domenica, quindi la banca dove si faceva il pagamento era chiusa. Tu puoi fare che per entrare in una nazione devi pagare e puoi pagare solo la banca e di domenica è chiusa, quindi vai a cercare qualcuno con l'app per fare il pagamento online. Ci è voluta un'ora, alla fine ce l'abbiamo fatta, insomma. Poi vai alla polizia,
la polizia lì, questo che parlava, non faceva un cavolo e mi hanno rimandato di nuovo lì all'immigrazione perché no, alla dogana perché nel frattempo era tornata la corrente, quindi finalmente hanno potuto stamparmi il foglio con le correzioni e su quel foglio lì poi mi hanno fatto tutta la procedura dopo alla polizia. E sono che ore sono? Le 3, sono arrivato qui alle 11, quindi ci ho messo 4 ore. Potevano volerci 20 minuti, invece no, 4 ore. Vabbè, quindi adesso 100 km scarsi per arrivare a Cabinda. Arriverò un po' tardi per andare direttamente all'ufficio del traghetto, che tra l'altro è domenica, insomma, cosa aperta, però ci proviamo, perché poi devo organizzare il trasporto da Cabinda all'Angola, da Cabinda alla cittadina di Soio. Vediamo, dai, ci aggiorniamo più tardi al soncoritmo. Allora, siamo arrivati a Cabinda. Devo dire, finora non ho visto una sola casa in fango, costruzione di muratura o al limite qualcosa in legno. Quindi forse è vero questa cosa che stiamo piano piano ritornando in Europa. Adesso voglio tentare un attimo la sortita e fare il salto al porto, che in teoria dovrebbe essere, però non ho visto mai un bicetto, qualcosa. Una cosa sorprendente, sto vedendo in tutti i benzinai delle file, anzi questo poco. Prima c'erano dei benzinai con delle file per 50 macchine. Riesco a capire se c'è stata qualche carenza di benzina, anche se mi sorprenderebbe perché Angola è un produttore di petrolio. Tra l'altro costa 30-40 centesimi la benzina. Oppure se è gente che viene dal Congo dove costa 1,10 €, qualcosa del genere, che vengono qua a farsi il carico. Poi magari te la rivendono. Guarda che c'è viene perché che mi viene questo. Sono un po' spiazzato. Sempre decisamente segui dritto. A sinistra. Ok, come ho detto. Ehi! Hola. L'échange. Quanto il cambio euro? 6.000. 6.000. Che vuol dire 6.000? Quanto per 100 euro? 6.000. 6.000. Yes, 6.000. Ma che 6.000? Oh. For 100 euro, how much you give me? I'm gonna give you 100,000 kwanzas. No, it's low. It's low. Sorry, No. wait, one moment. I sent you. How much do you have? I sent you. No, that. 109,000 kwanzas. It's still low. I got much higher in the border. Where? No, at the border. Oh my God, what a pity. Sì, ragazzi tua, che fai? Spieghi come a scuola?
I got 120,000. I'm gonna give you 110,000. No. Okay, no. Wait, Ma- 150 and 50. No, it's okay. It's 120 okay. vem? Give. Give, 120 Right. and 20,000. 120,000. Is there a shop open for a SIM card? SIM card. Now it's closed. Yeah. Is it open? Yeah. Ah. You have for 200? Mi vedo, Give me one. First, Give me one. relax. First I count. First I count, then I give you the money. Give one. Help me. If you're gonna give this guy, it's gonna be bad. No, wait. I was talking with you. You told me 120,000. Yes. Okay, can you confirm this? Yes. Okay. 100. 120. Okay. Is it okay for you if I buy also with him? Okay. Thank you very much. What is your name? So you can call me Vundi. Fundi. Yeah. What about you? Federico. Where are you from? I'm from Italy. Oh, good. Nice to meet you. You speak a good English. No, more or less. Obrigado. Yeah, thank you. Finished money. So you said which is the shop? They haven't. They haven't. No. Wait, one moment. One moment. Okay. Boa tarde. Quanto? 5.000. Ah? 5.000. 5.000? Okay. If you want to have a balance of internet, you're gonna buy outside. 5,000 for this. Yeah, The SIM card. 1,000. This is according to the people. But for you like Okay. network, You understand English? I know the prices. You cannot ask 5,000 for this one. Bye. No, thanks for the help. Yeah, feel free. Yeah. Have a nice day. You too. So they wanted 5,000 plus I have to buy internet separate. The point is, I know the price of the SIM card. These are not the price. But, you know, these people should learn to make business. Okay. Because if you charge me a little bit more, because it's Sunday, I can pay. If you charge me 3 times more or 5 times more, you don't get money. Yeah. So they should learn how to make business. Of course. This is stupid. This is going to make fast money, but you don't get money. Of course. Okay. Yeah, no problem. Have a good Sunday. Okay. Have a nice day. You too. Io adesso devo fare una cosa difficilissima, che è dimenticarmi quelle 4 parole in croce di francese che mi sono imparato, switchare nemmeno allo spagnolo, a un portoghese che so meno del francese, quindi ci vorrà, forse arriverò a fare qualcosa di decente e il giorno dovrò lasciare l'Angola. Poi se Dio vuole entriamo nel mondo dell'inglese e non lo lasciamo più. Ok, io sto carico, imballato le sordi e domani consegnerò così al porto perché mi costerà un occhio della testa sta spedizione. Sono i 100 km di mare più costosi della storia da quando Colombo ha inventato le caravelle. Imitazione. Allora, qui in Angola pare che si mangi molto bene.
Questo è un tema a cui sono particolarmente sensibile, soprattutto dopo tutti questi mesi di West Africa, dove per carità ho mangiato anche regolatamente, ma diciamo con una certa monotonia e soprattutto scarsità di verdure, ad esempio, e ho accusato abbastanza, insomma, ecco, ci mancava solo la sabbia, porco due. La sabbia a ste parti è come il sale, cioè lo devono proprio mettere, perché sennò la tua giornata in motocicletta non ha sapore. Recepção. Bom dia. How much is it for tonight? Tonight for $40.000. 190 20. Because a friend of mine was here, he told me 15. 15. He paid 15 a few days ago. Every room the 190 60. Ah, okay. So 290 30. Come on, let's make 30 for tonight. C'è da contrattare pure l'acqua qua, Yeah. What's your name? My name is Benvin. Benfin, Federico. Federico. Benfin. Benvin. Welcome for English. My name is welcome for English. Benvino. Ah. Okay. Your name is very welcome. So, it's the perfect job for you. Hotel, welcome. Welcome your president. Welcome my house. Yeah, but yeah. La birra 550 centesimi. Allora, facciamoci il giro insieme. Intanto, vabbè, qui forse avete intravisto qualcosa, c'è questo spazio comune, la moto sta lì dietro, la camera 13 porta pure bene, ci abbiamo il letto, anche caruccio, terasso decente, armadio con tanto di luce che è l'unica luce della stanza a quanto vedo, va bene. Poi qui danno in omaggio le gomme e il bagno, tanta roba, lusso, acqua calda. C'è nulla per la rubrica bagni improbabili? Tipo questa porticina dove porterà? Non lo scopriremo mai. No, neanche lo voglio sapere. Ok, grandioso, giornata andata molto bene, c'è voluto un po' più del previsto per attraversare, ma senza grossi intoppi, senza litigate, senza troppe incazzature, mi sembra già un ottimissimo risultato. Ho cambiato i soldi, abbastanza, e manca solo la SIM, poi siamo tranquilli, siamo a posto. Questo dice che ci abbiamo la wifi, fatemi controllare, moscia, ma vedo anche una wifi, addirittura due, speriamo bene. Ok ragazzoli, ci aggiorniamo presto.